Ragazzi, benvenuti in questa prima live di questo salottino sul mio canale. Ovviamente, come vedete, con ospite abbiamo con noi oggi Giuliano. Faremo altre puntate sul canale, quindi restate sintonizzati, iscrivetevi e mettete un like a questa live dove si parlerà di nazionale italiana. Andiamo per gradi, presentiamo un attimo il nostro ospite. Benvenuto Giuliano. Ciao Gianni, un saluto a te e a tutti gli amici del canale Gianni Calcio e non solo. Allora, l'idea... Tiriamo un sospiro di sollievo. La prima cosa è tirare un sospiro di sollievo. Mi avrei visto volentieri un'altra partita, diciamo, ieri sera. Comunque, cominciamo e andiamo per gradi. Parleremo della nazionale italiana, 3 punti da analizzare, secondo me, sul quale discorreremo, scusate, il vivaio dal punto di vista dei vivai, i talenti italiani, la competizione, se gestita così, con queste date tra il campionato, se fa bene o meno, e qualche appunto tattico, perché ho una chicca anche sullo stesso asse nazionale-Napoli, perché ovviamente siamo tifosi del Napoli. Da dove cominciamo? Da dove vuoi cominciare tu? Guarda, io direi che bisogna partire innanzitutto da questo tema che ci tiene, che ci crea un fastidio enorme e lo crea a tutti. Lo spezzettamento degli impegni da parte della nazionale è un qualcosa che faccio fatica a trovare un solo fattore positivo a questa cosa. È estremamente penalizzante sia per le squadre dei club che fanno degli investimenti importanti, sia per lo spettacolo, perché quello che abbiamo visto ieri sera è deprimente dal punto di vista calcistico. Sono tutti penalizzati da questa cosa. Interrompere così nel bel mezzo della stagione, con degli impegni così importanti alle porte come un quarto di finale di Champions da giocare, squadre che lottano insomma su tutti i fronti, credo che sia veramente mal gestita questa cosa. C'è uno spreco enorme di energie nervose dovute a dei viaggi lunghissimi con eventuali fuso orari. Io ricordo ancora la trasferta della Colombia, quando non sapevamo se Ospina e Quadrato sarebbero ritornati in tempo per giocare poi, insomma, momenti di apprensione legati a queste trasferte, agli infortuni, ai vari campi di patate che si incontrano in giro esatto. per il mondo. Insomma, ci stanno tutta una serie di fattori negativi che porterebbero che dovrebbero far riflettere seriamente su come viene gestita questa cosa. Addirittura dopo 2 partite a settembre c'è una prima pausa nazionale a campionato appena iniziato, una cosa che non ho mai capito. Dopo 2 settimane, 2 partite e poi ci si ferma, sì. C'è il serio rischio di perdere proprio il focus. È un po' come prepararsi per un esame all'università e poi all'improvviso cambiare rotta e fare un altro esame su un'altra cosa. Ricordiamoci che sono questi calciatori, prima di essere calciatori, sono uomini, non sono figurine che possiamo spostare così, insomma. Ma infatti ne vale anche lo spettacolo. Scusa se ti spezzo parola, perché io ho visto proprio ieri sera, cioè noi abbiamo giocato contro l'Inghilterra col tridente con Pellegrini, Retegui e Berardi a destra. Dichiarazioni di Mancini ieri mattina: Pellegrini me lo risparmio perché c'è un rischio infortunio, perché ovviamente ci sarà qualche pressione del club, perché
è normale che ci sia la pressione del club se devi far giocare un giocatore o un altro, però tu ti stai giocando una qualificazione all'europeo, ci sono troppi fattori da pesare, capito? Non è una competizione che ti vai a giocare a viso aperto al 100% con tutte le tue possibilità. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro credo che sia tutto concatenato. Il fatto che comunque il CT abbia un tempo ridottissimo per allestire la rosa, insomma, è tutto concatenato. Non è una mia idea, ma se ne è parlato spesso anche in passato, di praticamente raggruppare tutti gli impegni della nazionale a fine campionato, perché se stringiamo ed eliminiamo tutte queste soste che abbiamo nel corso della stagione, potremmo tranquillamente fare un mese, dedicare un mese alle nazionali, un mese in cui i calciatori, tu che sei un uomo di calcio sai bene, bisogna vivere insieme, bisogna vivere lo spogliatoio insieme, certe dinamiche. Bisogna trovare degli schemi, non puoi fare niente in 3 giorni. Bisogna dare il tempo al CT di fare le sue scelte sulla base di allenamenti, sedute di allenamento e anche esperimenti tecnici. Ci ritroviamo a dover fare degli esperimenti durante le partite fondamentali che poi determineranno alla fine la presenza dell'Italia alle fasi finali dei campionati, che siano europei o mondiali. Insomma, è veramente incredibile questa storia. È difficile da gestire. È difficile, sembriamo tutti d'accordo su questa cosa, ma non si riesce poi a dare una vera svolta. Sarebbe anche più interessante seguire la nazionale con una sua continuità, nel senso, sì. Raggruppiamo, eliminiamo le pause nazionali. Piccola parentesi, si potrebbe giocare tranquillamente durante le pause natalizie, una cosa che sinceramente anche questa continuo a non capire, perché è il momento in cui siamo tutti a casa, in ferie, anche dal punto di vista del business sarebbe ideale giocare, e lì risparmi un'altra settimana. Stringi, il campionato potrebbe finire ad aprile. Esatto. E dedicare un bel maggio continuo alle nazionali. Sarebbe più interessante seguire questo, diciamo, mini torneo tra le nazionali che poi ti porta alla fase finale dei gironi. Insomma, sono d'accordissimo. È difficile da interpretare, però poi se poi guardiamo, ci sono delle cariche che stanno lì per meriti, per demeriti, pagati, non pagati. Comunque tu, per essere un capo della federazione italiana, queste cose le devi preventivare. È la stessa cosa, questa è la stessa cosa del trovare giovani italiani. È la stessa cosa. Allora, passiamo all'altro argomento, che non troviamo i vivai, non troviamo i calciatori italiani. Siamo andati a prendere una punta che è un oriundo, perché non nemmeno a detta di Mancini, non ce ne sono. Allora, io lo dissi già in un video qualche giorno fa, secondo me la soluzione più ovvia da fare, cioè la soluzione da trovare, è che tu ti vuoi iscrivere a un campionato nazionale, se sono allievi, sono giovanissimi, sono under 19, under 18. Quando devi iscriverti a una competizione nazionale, devi avere un terzo della rosa che è italiana. Altrimenti non rientri nei parametri per poterti iscrivere. Però noi non siamo andati al mondiale del 2018 e mo siamo nel 2023, ancora non si è fatto niente. Cioè, da questo punto di vista non si è fatto niente. Io ho visto, l'ho detto pure in un video, l'Under 19
campionato nazionale, Under 19, Lecce, primo in classifica con 48 punti, 5 punti sulla seconda. Il Lecce ha 4 giocatori italiani in rosa. E stiamo parlando di un Under 19. Allora poi è normale che la punta non c'è, e là chi ci mette. È interessante, sarebbe anche, non dico una soluzione, ma comunque un'idea da tener conto, insomma. Gianni, noi siamo cresciuti negli anni 90 quando le rose erano formate quasi esclusivamente da giocatori italiani, Sì. e poi c'erano i 3 famosi stranieri. Esteri, sì, stranieri. Io sono cresciuto con Carega, Alemao e Maradona, c'erano Gullit, Rijkaard e Van Basten, insomma. Il calcio poi ha avuto questa trasformazione che ha portato delle conseguenze. Adesso la situazione si è fatto situazione qualcosa, si fece già qualcosa con il fatto dei 4 italiani in rosa, portare i primavera in prima squadra, avere l'obbligo di avere i 2 primavera dal vivaio. È troppo poco, è troppo poco. Perché poi succede che tu ti metti i 2 primavera in rosa, prendi i 4 italiani, si fanno la panchina e tu giochi con gli altri 14, quindi stai sempre là. Sì. Non dico di ritornare agli anni 90, ma insomma io nemmeno io voglio tornare. Però potrebbe, almeno 8 su 24, capito? Ci potrebbero essere delle formule diciamo più adeguate per sopperire a questo grosso handicap che si è creato. Tra l'altro non mi sento nemmeno di criticare così tanto poi il povero CT della nazionale che si ritrova a guardare delle partite durante l'anno da una tribuna all'altra, insomma, e dover fare delle scelte in un tempo così stretto. Così... L'hai detto tu prima, io ti convoco il lunedì, il giovedì devo giocare, ma cioè, che schemi vuoi provare? Che formazione vuoi provare? Non esiste. Sì. Vai là, infatti poi si vede che la competizione viene comunque falsata dal punto di vista delle gerarchie, perché ti vai a giocare una partita, che so, con Gibilterra, che al limite sta più in forma di te, sono sempre gli stessi perché sono sempre gli stessi, e tu fai una brutta figura, poi ce l'andiamo a prendere e dici no, perché poi Mancini poteva far giocare quello e quell'altro. No, quello è tutto un cerchio. È tutto concatenato. È tutto concatenato. Infatti, assolutamente. Io dal punto di vista tattico, che ho visto la partita di ieri e l'ho paragonata a quella con l'Inghilterra. Con l'Inghilterra l'Italia il secondo tempo ha giocato da Italia. Cioè io ho visto una grandissima Italia. Ma al di là di gente che dice sì perché quelli sono entrati Tonali, sono entrate Cristante. No, l'Italia è entrata Cristante mi sembra al 70°, ha fatto le sostituzioni. I 20 minuti del secondo tempo. L'Italia, territorialità, verticalizzazione, sicuramente c'è un handicap nel servire la punta, mo chi sia la punta. Pochissimi palloni giocabili, Retegui in 2 partite ha avuto 3 palloni giocabili, non va bene. E dal punto di vista tattico volevo discuterne con te perché ho visto, cioè non è che ho analizzato il Napoli dell'anno scorso con il Napoli di quest'anno. Allora, tu stai giocando un 4-3-3 alla fine. Sì. L'hai giocato con Verratti, con Jorginho e con Barella con l'Inghilterra. Cristante, Tonali, chi ha giocato ieri? Cristante, Tonali, chi era il terzo di centrocampo? Vabbè, non mi viene. Comunque, non mi viene il terzo di Cristante, Tonali. Cristante, Tonali e Verratti. Eccolo qua. Cristante, Tonali, Verratti. Sì. Allora, io sono dell'opinione che, vista anche il Napoli di Sarri,
per far fruttare un 4-3-3 come si deve, tu devi avere un regista, un incontrista e un centrocampista che li fa tutti e due. Quindi, perché il Napoli dell'anno scorso era meno offensivo? Perché c'erano Zielinski e Fabian che si annullavano, perché sono due giocatori che uno è un mezzo fantasista, una mezza punta, un altro che è più sulla calma, passaggio nello stretto e tiro in porta, e c'hai il regista. Quindi se tu non hai tre elementi che si completano, non funziona. E questo è successo con l'Inghilterra. Tu hai giocato con Verratti e Jorginho, che hanno lo stesso modo di giocare. Cioè tu non puoi giocare con due registi, a meno che tu non vuoi impostare un centrocampo a 5, allora sono d'accordo. Li metti dietro, giochi con i due registi dietro, tre davanti, se no non funziona. E il Sono Napoli di quest'anno d'accordo perché con te. funziona? Il Napoli di quest'anno funziona perché c'hai Lobotka regista, c'hai Zielinski che è la mezza punta e l'inserimento e i piedi buoni e quant'altro, e Tinanguissà che fa la stessa cosa. Con Sarri uguale, Allan era l'Anguissà, Jorginho era il Lobotka e Hamsik era lo Zielinski, e funziona. Quindi solo questo gli posso peccare a Mancini di dover ritornare sui suoi passi in base ai giocatori che hai, perché se non li tieni, il 4-3 è un modulo che prendi gli schiaffi anche con formazioni minori, se stanno messe bene in campo. C'è niente da fare. Assolutamente sì. Sono d'accordo con te al 100%. Il tuo ragionamento non fa una piega e dobbiamo ovviamente, per forza di cose, prendere l'esempio da questo Napoli stellare Esatto. che diciamo fa questo calcio spaziale quest'anno. Sì. Per cui è l'esempio giusto ed è la combinazione giusta dei tre elementi di centrocampo che devono diciamo convivere, completarsi, non mi veniva il termine, completarsi proprio come dici tu. No, perché quello basta uno che non rema nella stessa direzione, poi andiamo a guardare la prestazione del terzino sinistro, andiamo a guardare il centrale di difesa che fa la cazzata e diciamo ha preso gol perché Rachmani ha fatto una cazzata, però poi se andiamo a vedere il principio dell'azione, le colpe vanno divise, perché non è così. Assolutamente. Poi se consideriamo che spesso sentiamo dire che le partite si vincono a centrocampo, per cui non è un caso. È così. Un caso. È assolutamente così. Dobbiamo anche tener conto però del fatto che non c'erano Immobile, insomma, lo sfortunato Immobile, Chiesa e Raspadori e Di Marco addirittura. Tu hai perso 4 calciatori offensivissimi. Ecco. Io con credo grandi piedi. Immobile non lo scopriamo adesso e ovviamente nemmeno Chiesa e Raspadori. Credo che Raspadori sia il futuro di questa nazionale e c'è un grande rammarico per il suo infortunio, che mi sembra che sia di carattere muscolare, ma che comunque sta durando già da un po'. Credo che possa dare un contributo sia al Napoli che alla nazionale, sì. Sia al Napoli che alla nazionale, ma in chiave nazionale, per rimanere nel tema, credo che Raspadori sia proprio il futuro di questa nazionale. Cioè, quando parliamo di talenti italiani, il mio pensiero va sempre a lui. Ma infatti l'operazione di mercato è durata tantissimo, appunto perché anche il resto delle squadre con le quali eri in competizione comunque
stai prendendo uno dei migliori talenti italiani, perciò ci è voluto tempo e tutto. Con Carnevali comunque, ragionare con Carnevali del Sassuolo si prende sempre più tempo del solito, lo sappiamo, questo lo capito? sappiamo E mi bene. fate le gravidanze, capito? Prendendo poi tipo Politano dal Sassuolo. No, Politano è dovuto passare prima dall'Inter, perché insomma fanno dei giri strani e poi ritornano. Però insomma no, l'investimento Raspadori è stato oneroso. Se consideriamo i minuti giocati, insomma, tutto lascia pensare ad un investimento futuro e ad un probabile addio di Osimhen, che comunque completa il suo triennio. Ricordiamoci che le punte del Napoli, i 3 anni di Cavani, i 3 anni di Higuaín, diciamo che alla fine del triennio noi a Napoli ci siamo abituati poi a salutare purtroppo, e credo che il futuro sia Raspadori. No, ma il mercato del Napoli è stato impostato quest'anno già sapendo, cioè non è che già l'avevi venduto, però sapevi che comunque quest'anno si sarebbe presentata sicuramente l'offerta alla quale, se parliamo cioè se poi sono veritiere le cifre di cui si parla, tu cioè non puoi nemmeno dir di no. Quindi assolutamente. Quindi il Napoli ha già fatto un mercato nel caso Osimhen vada via, anche se nelle ultime uscite del presidente Spalletti e conferenze c'è un po' di calma, perché ovviamente sei nella posizione, lo volete comprare voi, io non devo vendere quest'anno, capito? Venite toast, come si dice a Napoli, e portate la moneta e basta. Certo, però Gianni, io ti dico la verità, mi sembrano un po' frasi di circostanza. Sicuramente. La verità secondo me sta nel mezzo. Io non credo che abbiano avuto delle offerte, delle proposte indecenti, come le chiamano. No. Non credo che ci siano state delle proposte indecenti, e dall'altro lato non credo che ci sia questa voglia così grande di trattenerlo. Insomma, poi alla fine l'imprenditore concretizza diciamo l'essenza proprio del suo lavoro, è proprio quando concretizza la vendita e crea guadagno. Per cui il presidente che diciamo che in questo momento storico particolare, con aprile alle porte e con un obiettivo che è quasi, c'è ancora il quasi, raggiunto, secondo me fa bene a tenere tutti al proprio posto e ad abbassare, diciamo, a mantenere un profilo basso. È il momento di viaggiare a affari spenti e bisogna isolarsi da qualsiasi altra forma di distrazione. Esatto. E purtroppo la nazionale in questo momento è una distrazione, una forma di distrazione. Io ho anche diciamo il timore che ci possa essere una ripercussione proprio sul focus del calciatore, nel senso che una eventuale sconfitta in nazionale possa poi avere delle ripercussioni anche nella squadra di club, ma al di là della sconfitta o della vittoria, proprio come dinamica di gioco, ritornare nel club, cioè mi sembra stranissima proprio questa cosa. Ho sempre paura che, insomma, Osimhen per esempio con la sua Nigeria ha perso mentre in campionato insomma le cose stavano andando in un certo modo. È un po' come rompere, come se si potessero
si potesse rompere un equilibrio. Ho No, ma questa sensazione. questo tuo pensiero io lo racchiudo nel semplice fatto di tutte le critiche che ha ricevuto Di Lorenzo nella partita con l'Inghilterra. 4,5 di Lorenzo, Di Lorenzo ha sofferto Grealish per tutta la partita, d'accordissimo sull'aver sofferto Grealish per 45 minuti, però su una fascia destra ci sta Di Lorenzo, ci sta il centrocampista di turno e ci sta la destra di turno, in quel caso Berardi. Allora, se è solo Di Lorenzo e scendono in tre, è questo fatto, il fatto dell'avere ripercussioni nella squadra di club ci sta, perché tu, Di Lorenzo, dici, a me oggi non mi è andato bene un passaggio, torni domani nel club, comunque quel tantino ti ci vuole un'altra volta per tornare in carreggiata, e dici ok, qua è un'altra cosa, però a livello di fiducia del singolo, sì, secondo me un poco intacca, vuoi o non vuoi, Ma, intacca. siamo esseri umani, per cui insomma è così. Loro ovviamente sono dei professionisti, insomma, danno il massimo e sanno, sì. però c'è poco, è fuori dubbio che comunque queste avventure, queste trasferte, questi viaggi, queste partite te le porti poi sul groppone, soprattutto poi quando iniziano a diventare, che poi sono tutte fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo, Sì. iniziano a diventare delle vere e proprie battaglie, perché poi quando sei obbligato poi a fare risultato in quel momento, insomma, sappiamo bene com'è finita poi con la Macedonia e insomma. Infatti il girone dell'Italia non è per niente semplice. Io ho visto degli highlights allargati, una trentina di minuti di l'ultima partita della Macedonia, dove Elmas ha giocato da Dio, la Macedonia ha vinto 2-1 e c'è l'Ucraina come outsider. Quindi o si trova subito l'amalgama o meglio, dire ok, io abbandono questo 4-3-3 perché non ho i calciatori, non ho i rimpiazzi, non ho questo, non ho quello, però poi tornando al fatto di prima, secondo me un attenuante bella massiccia comunque Chiesa, Raspadori, Immobile e Di Marco. Lo stesso Di Marco dell'Inter che sta facendo lo scasso dappertutto, capito? Tanta roba. Suona diversa una nazionale così. Cioè, se veniva l'Inghilterra a Napoli e veniva senza Saka, senza Kane, senza Grealish, e senza quello, poi vediamo, capite, se la vinci la partita, capite? Certo. Comunque è stato una bellissima mezz'ora. È stata una bellissima mezz'ora con il primo ospite di questa rubrica. Ce ne saranno tanti, ce ne saranno tante altre. Quando volete essere ospiti su questo canale, lo dico a te, come lo dico a tutte le persone che ci stanno guardando e ci guarderanno. Quando volete, ci si organizza, si scambiano 4 chiacchiere e si discorre di calcio in maniera pacata e competente, perché Giuliano è super competente. Ti ringrazio Gianni, è sempre un piacere parlare di calcio con te. Un saluto a tutti gli amici del diciamo, canale. ragazzi, forza Napoli, un saluto a te Giuliano e ci vediamo nella prossima live. Ciao ragazzi, è sempre forza Napoli. Ciao. Ciao Giuliano, un bacione.